hard to imagine a more glamorous star, and she is breaking her silence for the first time since we saw that picture of her so bruised and battered last February. I am strong. This happened to me. Think that that's the kind of person that I fell in love with that person. That's embarrassing. That's embarrassing that again, people, I'm a human being, and people put me on a very unrealistic pedestal. Ladies and gentlemen, we say welcome to the Madhouse. Ciao a tutti, e dopo questa splendida intro che spero vi sia piaciuta, siamo qui per una revisitazione di un disco e parlarvene soprattutto, perché ci tengo particolarmente. Per i più attenti e per chi c'era, perché parliamo di un disco del 2009, stiamo parlando ovviamente di quello che per me, è il miglior album di Miss Rihanna. Rated R di Rihanna. Voi non potete capire quanto sono agitato nel parlarvi di questo disco, perché per chi mi ha sempre richiesto di parlare di Rihanna, ma ovviamente non c'è stato il modo perché la signora qui è ormai da 10 anni, è da quasi un decennio che non vuole più sfiziarci con album, però questo io ve l'ho sempre detto per chi con cui ho parlato, insomma con qualcuno di voi, questo è il disco di Rihanna. Ciao a tutti, sono sempre io, Tommaso Valium, sempre comunque solo povero. Se non mi conoscete e vi interessa questo format o anche altri simili riguardanti soprattutto la musica pop, iscrivetevi al canale, è facile, veloce e gratis e ci aiutiamo tra poveracci. Tutti gli altri link li lascio qui sotto nell'info box. Perdonatemi se i toni sono un po' fiapi, ma ultimamente lo sono spesso, però ci ho provato a entrare un po' nel circo, quindi apprezzate per favore. Ma sono stanco ragazzi, per chi mi segue anche su IG l'avrà visto, sto lavorando da mattina a sera, a notte, e poi torno a casa di notte e riparto a lavorare la mattina, cioè è tutto un... Ma non siamo qui a parlare di me, scusatemi se ogni tanto mi dilungo, siamo qui per Rated R. Che significa intanto Rated R? È una sigla americana utilizzata per contenuti violati ai minorenni. E già qui, insomma, entriamo in un'ottica completamente nuova, probabilmente, e molto provocatoria per quello che è Rihanna. Prima di tutto, perché ho deciso proprio adesso di tornare a parlare di Rihanna? Perché la signora, finalmente, Miss Riri, ha deciso di iniziare a parlare di un possibile futuro disco. Ora io non voglio dire nient'altro riguardo a questo, perché lo sappiamo che poi ci rimaniamo di se non succede nulla. In ogni caso, Rihanna chi è oggi? Rihanna oggi è una businesswoman fatta e finita. Questo è Rihanna. Sia chiaro, Rihanna è stata una cantante potentissima, forse la più potente a livello commerciale che esistesse fino al decennio scorso, e ora qua inizieranno ad arrivare gli Swiftiani, gli Swiffer, là come cavolo si chiamano, che diranno, ah, Taylor Swift è sempre stata... No, raga, cioè quando c'era Rihanna non ce n'era proprio per nessuno, mi dispiace. Quante hit ha tirato fuori questa donna? Nessuno in tutta la sua carriera. Ogni stracavolo di album di Rihanna aveva come minimo 2 hit, eccetto Rated R. Ma prima di addentrarci in questo disco finiamo con la panoramica Rihanna. È una businesswoman, è ormai, anche come faceva quelle canzoni, fattura tantissimo perché un giorno dice faccio un gloss e quel gloss diventano 1000 gloss che vengono comprati da chiunque, letteralmente chiunque, silenzio. Fenty Glow, Always in My Heart. E credo anche di aver usato qualcosa sugli occhi di Riri, posso dire. Fenty Beauty è una hit. E perché? Perché Rihanna si è sempre spostata a livello di commercio, e io è un discorso che capisco. So che per molti è difficile entrare nella dinamica in cui un artista è spinto semplicemente da un bisogno commerciale e che vuole semplicemente essere sempre all'apice del successo per quello che sono
questi, i danari, però è un punto di vista secondo me interessante, soprattutto se si ha la coscienza di dire io non voglio fare arte per essere quel tipo di artista che magari devi scervellarti, eccetera. Io voglio creare affinché io sia sempre un successo assicurato, che sia dalla musica a prodotti beauty, intimo e quant'altro. E credo che Rihanna sia un genio, soprattutto in questo, perché riesce a vedere sempre molto bene nel futuro, a spostarsi velocemente prima degli altri. Ovvero la musica inizia ad avere dei crolli, dei problemi, causa lo streaming, la pirateria, eccetera. Ci spostiamo sul make-up perché è la nuova cosa che può portare un sacco di soldi. Inizia a non funzionare più il make-up, sta iniziando a funzionare tantissimo prodotti per capelli e quant'altro. Lei cosa fa? Fa prodotti per capelli. Lo ha fatto qualche altra artista? Pochissime in realtà, tipo una Beyoncé, ma a parte loro devo dire che ne ho sentito poco parlare da altri, quindi è ancora in divenire come mercato, deve ancora esplodere, ma state certi che se l'ha fatto Rihanna esploderà sicuramente. Eppure Rihanna è solo prodotto commerciale o c'è anche un artista dietro? Secondo me non c'è disco. In molti fan magari diranno anti, però io invece dico Rated R. Secondo me Rated R è il disco che mostra che Rihanna non è solo un prodotto commerciale e che aveva soprattutto in quel momento qualcosa di molto importante da dire. E ora torniamo al 2009. Che cos'è il 2009? Il 2009 è l'anno di Lady Gaga. È indubbia questa cosa, Lady Gaga è esplosa completamente, è sull'onda di tutto, travolge qualsiasi cosa e sembra che nessun artista sia abbastanza all'avanguardia per starle dietro. Infatti c'è una fatica enorme da parte di molti artisti per riuscire ad essere rilevanti nonostante ci sia un personaggio così ingombrante come Lady Gaga. E, cosa che io vi ho già detto in un precedente video di qualche mesetto fa, ma lo ritrovate velocemente, Kesha, anche Kesha, che per oggi è vero che non ha la stessa importanza, ma all'epoca Kesha era un personaggio ingombrante per molte celebrità. Perché fino a prima, nei primi 2000, le pop star diciamo che vivevano un po' sugli allori del basta essere belle. Non dico che sia solo questo, che ci fosse del talento dietro, assolutamente sì, però diciamo che la loro immagine veniva costruita principalmente e unicamente per essere fisicamente desiderate, esteticamente perfette, irraggiungibili, iconiche a livello estetico. E Rihanna cade perfettamente in questo giro nei suoi primi album, tant'è che, cosa interessante, qualche giorno fa parlavo con uno di voi, che saluto tra l'altro, se mi starà guardando, ma penso proprio di sì, dicendo, ma che è una frase fatta, discutavamo sul fatto che molto spesso si tenda a sentire la frase fatta, tutti gli album di Rihanna sono singoli e poi skip, com'è che si dice, filler track. Posso dire, è veramente una frase fatta ed è una di quelle frasi fatte che probabilmente ci diciamo semplicemente perché i primissimi lavori di Rihanna diciamo che potevano adattarsi a questa regola, ma da Rated R in poi la signora secondo me si è davvero impegnata di più nel mondo musicale, mai quanto in Rated R assolutamente, ma se pensiamo anche a dischi come Loud, Loud ha un bellissimo concept, è costruito bene come disco, unapologetic, è molto cacofonico, è vero, però in quel periodo, l'aveva dichiarato pure lei, era molto frammentaria la sua visione di musica e secondo me ha tantissimi brani oltre ai singoli ottimi, anche Unapologetic. Per poi arrivare a Enti, che è un disco molto coeso, molto pulito, che la rappresenta nel suo essere cresciuta, essere adulta, essere più conscia anche della musica che le piace. Però ora siamo qui per parlare del mio preferito in assoluto. Fermi tutti, se è anche il vostro disco preferito, voglio assolutamente saperlo qui sotto nei commenti. Se qualche altro disco vostro preferito di Rihanna, oltre a questo, lo avete, lo voglio assolutamente sapere. E se volete una serie di questi video con Rihanna, sappiate che sarei molto felice di farlo, per quelli che sono i miei album preferiti. L'ho sempre detto, quando faccio questi video di recap, di riascolto, eccetera,
io vado solo dove sono sicuro che mi trovo bene a fare il video, non mi butto in cose che non mi interessano. Ci sono dei dischi per me skippabili di Rihanna, ci sono altri che secondo me sono delle perle assolute. Chi è Rihanna nel 2009? E finalmente entro nel vivo di questo video. Rihanna nel 2009 subisce una violenza tremenda da parte del suo compagno, ex compagno, Chris Brown. E cosa che ci tengo a dire, perché soprattutto oggigiorno che si tende a parlare molto del caso P. Diddy, ecco, sapete, in questi ultimi mesi avete capito che cosa gira, che aria tira in quell'ambiente. Rihanna si è vociferato essere entrata in maniera abbastanza losche nelle mani di Jay-Z e di aver firmato contratti quando non avrebbe di sua iniziativa voluto. Ma tralasciando questo, che è un discorso che in caso affronteremo quando e se si saprà di più in merito a queste voci e il poco che al momento è uscito fuori, per quanto riguarda comunque Rihanna, io ci tengo invece a dirvi che uno dei produttori, esecutori comunque del disco Rated R, e non solo, anche precedente a Rated R, è Ne-Yo. Ecco, Ne-Yo fece una promessa sia alle case discografiche che a Rihanna stessa. Io continuo a collaborare con te se non produco canzoni che possano risultare negative in qualche modo nei confronti di Chris Brown. E qui entriamo in giretti loschissimi, lo sappiamo. In ogni caso Rihanna si fidava dell'orecchio di Ne-Yo e ha comunque accettato di lavorarci nonostante questa richiesta molto restrittiva, perché probabilmente avrebbe portato a altre verità di cui avrebbe voluto parlare comunque nel disco. Perché il disco Rated R, che inizialmente si presenta come qualcosa di molto, diciamo, più intimo, senza dire parole strane che sennò il tubo si arrabbia. Sempre like di supporto e commenti, raga, perché sennò qua il tubo si incavola con niente. È un'immagine provocatoria, il disco è pieno di immagini provocatorie, proprio il booklet all'interno, non so se qualcuno ha avuto la fortuna di vederlo, foto meravigliose, ed è appunto un titolo provocatorio, ma in realtà quello che è il tema centrale del disco è proprio cosa prova in quell'anno Rihanna. E quindi questo vietato ai minori sembra quasi poi assumere tutta una rilettura completamente nuova del tipo la violenza sulle donne sembra quasi qualcosa da tenere segreto, da non discutere. Inoltre la vediamo nella copertina, bellissima copertina secondo me, mi ha sempre catturato tantissimo a livello di immagine questo periodo e questo disco. La vediamo coprirsi un occhio, la vediamo con questo taglio che tra l'altro fu molto pericoloso per lei come stile, taglio di capelli. La vediamo coprire l'occhio come per intendere qualcosa che sto nascondendo. La vediamo molto oscura, queste immagini in bianco e nero e questo taglio veramente aggressivo che poi esplose per assurdo. Diciamo che non se l'erano molto aspettato che la rasata ai lati prendesse piede anche per le donne. E invece Rihanna si scoprì anche essere una che creava enormi tendenze a livello di stile, perché per quanto l'immagine fosse pericolosissima, ovvero assumere questo taglio un po' più mascolino, aggressivo, rigido, tagliente, poi iniziò a divagare tantissimo, forse anche perché vivevamo quel periodo un po' più mostruoso, emo, e anche nell'esplosione di Lady Gaga e della sua The Fame Monster era. Però diciamo che secondo me Rihanna, rispetto a tutti quanti gli altri artiste donne, è sempre riuscita ad essere molto incisiva a livello culturale e estetico soprattutto. Però già qui capiamo qualcosa. Lei non vuole più essere bella per gli uomini. In questo disco Rihanna non si è modellata esteticamente per lo sguardo maschile. E ci torniamo anche sullo sguardo femminile, perché c'è una canzone in particolare. Altra cosa importantissima, Rihanna scrive ben 9 tracce delle 13 che compongono questo disco e forse oggi non sembrerà così assurda come cosa, ma all'epoca lo fu perché Rihanna non scriveva le sue canzoni, non si fidava nella scelta, la sua scelta e anche del suo staff riguardanti i pezzi che prendeva per i suoi dischi fino a prima,
ma per Rated R aveva qualcosa di importante, doveva esprimersi in qualche modo e doveva farlo anche con le parole. È vero, il disco non va sul pesante, non aggredisce mai in prima persona Chris Brown, eppure è carico di rabbia, di malessere, di depressione. È un disco super oscuro, Rated R, sia dai suoni che dalla voce. Ci sono momenti in cui la voce di Rihanna sembra completamente sfinita, ma non nel senso che sfiata o altro, ma sembra statica. Parla un robot, canta un robot, è completamente piatta, sembra mancare d'anima, sembra che qualcuno gliel'abbia tolta. Poi noi sappiamo oggigiorno che tra i due, insomma, adesso scorre buon sangue, sono di nuovo amici, in qualche modo Rihanna è riuscita a superare la cosa, probabilmente perché è una donna che è molto conscia del potere che possiede e lo dimostra con le sue scelte commerciali per l'appunto e di business, e quindi in qualche modo è riuscita ad andare oltre e forse anche, cosa non scontata, è l'ammissione di Chris Brown delle sue colpe. So che non sembrerà per molti giusto, corretto e paritario come poi è andata a finire questa faccenda. Forse per qualcuno doveva meritarsi di peggio, Chris Brown, o per altri Rihanna semplicemente avrebbe dovuto ignorarlo per tutta la vita. Però posso dirvi che ci sono dei casi in cui l'ammettere di aver sbagliato non avviene nemmeno. E forse a volte, non dico sia sufficiente, assolutamente, però forse è un buon inizio per migliorarsi, cambiare, perdonare anche. E sicuramente fare un disco che esorcizza tutto questo dolore può essere anche quello molto utile. In altri momenti la voce di Rihanna, secondo me, per quello che era l'epoca, raggiunge dei picchi mai visti prima, per quanto era appunto, ripeto, il 2009. In certi momenti sembra veramente una rockstar, in altri tira fuori come non mai la sua vena da ragazza delle Barbados, e in altri ha qualcosa di nuovo, qualcosa che non puoi raggiungere solo con la tecnica, con il talento, con l'allenamento. È una cosa che si chiama l'anima che ti esce dalla voce quando canti. E principalmente io la sento tantissimo in quello che è stato il primo bellissimo, meraviglioso singolo di Rated R, Russian Roulette. Russian Roulette è la mia canzone preferita in assoluto di Rihanna. Io rimasi scioccato da ragazzino quando la sentii per la prima volta, perché ero abituato a una Rihanna molto più... non so come spiegarvelo. È comunque una canzone pop, Russian Roulette, ma è veramente carica di un'oscurità molto profonda, radicata e difficile, soprattutto per quello che era il periodo storico musicale pop, difficile da reggere a livello radiofonico, secondo il mio parere. E secondo il mio parere è stata una scelta coraggiosa. Coraggiosa, Russian Roulette come primo pezzo, perché l'album si compone di pezzi molto più sicuri, alle volte anche pezzi che non c'entrano assolutamente niente con il disco e sono, ahimè, gli unici errori di questo album, e in realtà ce n'è solo uno, lo sapete tutti di quale sto parlando, se conoscete già l'album ovviamente. Russian Roulette non ha ricevuto, secondo me, il successo commerciale che assolutamente meritava, tant'è che non l'ha portata nemmeno al Super Bowl. Mi avrebbe completamente devastato, sarei deceduto in quel momento se avessi sentito Russian Roulette al Super Bowl, ve lo dico. Però è vero anche che è forse un disco da cui lei stessa si è allontanata. L'ha fatto volentieri, ha esorcizzato e poi l'ha lasciato lì. Ed ora iniziamo finalmente con le tracce, una ad una, così magari ne parlo meglio, e scusatemi lo sproloquio che c'è stato finora, ma ci tengo a dirvi soltanto un'ultimissima cosa. Ovvero, durante un'intervista per Billboard, e queste sono parole molto importanti secondo me, Rihanna confessa di avere la necessità di non volersi più ripetere a livello sonoro, che vuole creare, vuole scrivere, vuole fare arte e vuole parlare di se stessa.
Queste sono le premesse che dice a Billboard prima di Rated R. E all'uscita del disco il mondo rimane spiazzato per chi ne entra in contatto, ma sfortunatamente questo disco si tratta dell'unico, forse, disco di minor successo di Rihanna. Ed è un grandissimo peccato. Capisco che forse lei stessa non l'ha voluto promuovere come al solito, o la gente non era abituata a un'immagine così rigida da parte sua, tant'è che di questo periodo tutti quanti si ricordano banalmente solo e unicamente di Love the Way You Lie, che però sappiamo non essere un brano di Rihanna, ma di Eminem. In conclusione, prima di partire con le canzoni, vi dico che questo disco è veramente studiato benissimo, le produzioni sono meravigliose secondo me e reggono ancora benissimo oggigiorno. Non in tutti i casi, in alcuni magari sentirete che si potranno tagliare, che magari sono troppo ripetitive, alle volte forse un po' troppo duri i suoni elettronici, però dovete capire che è un disco che ha più di 10 anni e secondo me ancora oggi è meraviglioso. Il filo conduttore, ve l'ho detto, è il dark pop, ma questo non significa che il disco non giochi tantissimo con i suoni, anzi ci gioca veramente stratanto, a partire appunto dai suoni un po' più caraibici, al rock addirittura. In alcuni momenti secondo me ci sono pure degli sprazzi di iniziazione, perché doveva ancora esplodere come sound, di EDM. Tantissimo R&B in tantissimi casi in questo disco e anche qualcosa di latino. Prima traccia, Madhouse, ma cioè possiamo aprire un album così e io posso non amarlo, Welcome to the Madhouse. In questa canzone lei ci invita a entrare in questa casa di pazzi. Wait Your Turn, che è stato singolo anche questo. Just wait your turn, wait is over, the wait is over, getting crowd over. In questo caso su Wait Your Turn Rihanna cerca uno scontro, diciamo, e cerca di trovare una vittoria all'interno di questo scontro e avvisa addirittura Wait Your Turn, sto aspettando il tuo turno. Terza traccia, sempre un titolo rigido, featuring Jeezy, Hard. Ah yeah, ah yeah, ah yeah, eh. Poi con il pianoforte. Cioè questa è una canzone fucking rap. This is a rap song with the piano, with pop, with R&B. Io amo questa canzone. È stata un singolo, nessuno se l'è cagata. Avete dormito su un pezzo pazzesco, super forte, di impatto, mega impatto, durissima questa canzone, infatti si chiama Hard, non per nulla, con lei che tirava fuori qualcosa di completamente nuovo per quello che era il suo repertorio, una produzione che all'epoca se la sognavano tutti e lei ce l'aveva. Oh, raga, avete tutti dormito su questo brano pazzesco. Cioè, ma anche sta frase. That Rihanna Rain just won't let up. Ok? Raga, questo disco ogni volta che lo ascolto io lo sento da quando è uscito, perché me lo regalarono per il mio compleanno, parentesi, ed era appena, letteralmente da pochissimo uscito l'album. Io non ho mai smesso di ascoltarlo. Quarta traccia, Stupid in Love. Cioè, voi captate le immagini, conoscete Nana, l'anime? Ecco, quando io ero ragazzino lo davano per la prima volta su MTV in onda. Sì, ha traumatizzato una generazione, sappiatelo, di giovanissimi. Ecco, immaginate guardarlo e poi ascoltarsi Stupid in Love di Rihanna. Io credo fortemente, non lo so, cioè, how to make gay people gay or emo. Allora, questa forse non suonerà molto nuova per chi conosceva già e chi conosce comunque Rihanna,
perché ricordava molto delle ballad dei precedenti dischi. Questo è verissimo, e infatti a me sorprese tantissimo scoprire che Stupid in Love non era una delle tracce effettivamente scritte da Rihanna per questo disco. Ciò nonostante, dato l'anno che aveva vissuto lei, questa canzone assumeva dei tratti ancora più interessanti, e rispetto alle ballad precedenti dei precedenti album, questa risultava, a mio parere, molto più sentita, molto più sincera, e anche il modo di cantare, secondo me, aveva una vena più sua. Questa parte è interessante per i fan di Katy Perry, perché qua lei dice "So I made it even through Katy", perché lei e Katy Perry erano super amiche. "Told me that this would be nothing but a waste of time. And she was right." And she was right. Don't understand. Oh, this is stupid. I'm not stupid. Tra l'altro trovavo interessante che non avesse ancora fatto la correzione di dizione, e quindi avesse ancora all'epoca la sua F un po' così, che si sente tantissimo in questa canzone ogni volta che dice stupid. I still la trovo molto cucciola. Raga, la quinta traccia, Rockstar featuring Slash. Breve. Io vi giuro, questa canzone la trovo mega interessante perché combinava perfettamente l'essere delle Barbados di Rihanna con questi suoni un po' più caraibici e la chitarra, ovviamente, rock di Slash. Il tutto mescolato da una voce estremamente aggressiva da parte della nostra Riri, e ripeto, con un'immagine così oscura, e anche durante i live, secondo me lei sposava molto bene in quel periodo quello che era il rock o il pop rock. In the back, feeling so good, looking so bad. Adoro Rockin' This Club. Uff. Cioè, make sure you get a picture, I'm rocking my fame. Yeah, bitch. Only then I'm missing is a black guitar. Questa è la mia parte preferita, io amo questo bridge. E quanto la tiene alta, cioè qui lei non ha mai voluto cambiare toni nonostante i toni musicali cambiassero. La musica cambia durante questo bridge e lei invece rimane super super alta. Ma capite cosa intendo? Che questo disco ne ha sempre una di qualcosa di da scavare, da capire. I'm rocking out tonight, why wait till tomorrow? Però tutto... E infatti poi dice I'm living my whole life in the night. È comunque tutto basato sull'oscurità, vivere nell'oscurità, vivere nella notte. E perché non oggi, dato che non so se ci sarò domani? This album. Allora, se siamo arrivati fino a qui senza voler credere al sottoscritto che Rihanna è una grandissima artista, ebbene ragazzi, siamo arrivati a lei. Uff. Cinema. Take a deep. Come he says to me. No, io non ce la faccio, raga, con questa. Io amo questa canzone. No, ma di che cosa stiamo parlando? Ma amo i brividi, vi giuro. Sono 15 anni che io ascolto Russian Roulette. 15 anni. Ok, non ieri. 15 anni. Questo è per chi non crede che la musica pop possa essere... no, timeless. 15 anni e io ancora ho i brividi quando ascolto Russian Roulette. E siete fortunati che sono passati 15 anni, se no sarei un disastro di lacrime. Uff. Ora non ricordo esattamente quanti anni avesse Rihanna in questo preciso disco, ma credo che ci aggiriamo sui 20 anni.
Not joking. Secondo me Rihanna è stata anche un importante punto di riferimento per quello che sono state poi le femministe nuove, secondo me. Ne parlavano tantissimo le ragazze che avevo intorno durante quegli anni. Era un modello veramente, un'ispirazione per mille motivi, per il suo non sbagliare mai a livello commerciale, essere sempre sul pezzo, sempre potentissima, bellissima, o anche non cercando un'estetica attuale ma ribaltandola, per il suo caso con Chris Brown, per il fatto che dimostrasse di avere un potere sia mentale che sessuale che economico. Secondo me Rihanna è stata veramente una figura potentissima, soprattutto data la sua giovanissima età e come è stata catapultata in questo ambiente di soli uomini, e lei principalmente è stata tanto circondata da uomini, a mio parere, tossici, non solo per le relazioni ma anche a livello lavorativo, e ha saputo sempre gestire, o meglio, quasi sempre gestire le situazioni come se lei fosse appunto il capo, perché she is the boss. Un'altra delle mie preferite e sua canzone preferita da ammissione del disco, Firebomb, che ovviamente è scritta da lei stessa. E torniamo sul rock. Mamma quanto mi manca questa musica. E i violini, ma stiamo scherzando. E la batteria, ciao, io non ci sono più in questo pianeta. Mamma quanto si sente che è sua sta canzone. Sentitela. Cioè, piuttosto si fa mancare l'aria pur di dire quel cazzo che vuole dire in questa canzone. Io... raga... Man mano che stiamo andando avanti con questo disco io mi sto di nuovo emozionando, mi sento di nuovo come se avessi 12 anni. Sì, 11 forse ne avevo. Boh. La amo, ma caschiamo malissimo con l'unica hit circa, perché ne ha avute di molto più potenti di questa nella sua carriera, ma comunque questa è stata una hit all'epoca, unica hit di questo album e secondo me unico passo falso di questo album. Capisco il voler un po' smorzare i toni dell'album, capisco il voler essere un po' ironica, autoironica, però trovo un po' pessimo essere autoironici per quello che riguarda la violenza e trovo comunque questa canzone di cattivo gusto all'interno di questo disco. In moltissimi non sarete d'accordo con me perché magari la amate, l'avete ballata tutti quanti, io odio questo brano perché odio che sia all'interno di questo disco, l'avrei 1000 volte più preferito nell'album che fece dopo, ovvero Loud, e lei stessa disse che questa canzone l'avrebbe preferita all'interno di Loud e che le ha dato ispirazione poi per Loud. E parliamo di Rude Boy. Ora ditemi, cioè l'avete sentito insieme a me sto disco, ok? Cioè già solo così, ma che cosa c'entra sta canzone? Dai raga, ma per favore. Baby, if I don't feel it, I ain't faking, no no. Really? Really? I don't know, ripeto, io capisco tante cose. Rude Boy proprio no, e io l'ho sempre skippata, sempre. Questa la amo invece, Photographs feat. will.i.am, che per molti ricorderà un po' i Black Eyed Peas a livello musicale, però vi dirò, mi è piaciuto come will.i.am abbia saputo fare se stesso a livello di produzioni, ma abbracciare qualcosa di un po' più profondo, comunque non di totale benessere, in questo caso anche un po' nostalgico, per abbracciare quello che era Rihanna in quel periodo. L'ho molto apprezzato. Poi mi piace come cambia questo brano, cioè che diventa più dance, più upbeat, ma sempre smorzato da qualcosa di triste in sottofondo. A me piace tantissimo. Allora io lo so che per molti è trashissima la parte di will.i.am, però è will.i.am, raga, cioè lui è questa roba qui.
Comunque secondo me si è adattato alla canzone. Io rimango di questa idea e la canzone mi piace da morire. Ma poi non abbiamo parlato della durata dei brani, raga. Cioè, questa dura quasi 5 minuti. Ma quando mai più nella vita abbiamo roba del genere nel pop? Uff, adoro sta parte. Raga. Gangster for Life. Questa doveva essere singolo, no Rude Boy, Cristo. Questa è la più dark pop dell'album ed è I lit the gun when I'm done, 'cause I know that revenge is sweet, so sweet. super oscura questa traccia. You wet, how to feel down there on your knees. La base poi che sembra un continuo ticchettio di una bomba quasi, pronta a esplodere. Bet you meant you if you with me. Raga, Gangster for Life is life. Punto. E ora arriviamo a una che forse si allaccia bene a questa idea di, insomma, cose censurate per i minorenni, ma che è il titolo del disco, ed è provocatoria, ma in una chiave molto interessante per Rihanna, perché appunto non vuole più lo sguardo maschile Rihanna. Rihanna sta parlando alle donne in questo album, vuole essere capita a loro e vuole amarle, nonostante dica in questo caso a una donna che la ama che non può perché sfortuna vuole che le piacessero gli uomini. E lo dice con una certa amarezza qui Rihanna, quasi tentando, perché non ne può più degli uomini. Possiamo capirla? Possiamo capirla. Te amo, è meravigliosa. Secondo me questa poteva essere una hit, la fece come singolo, non fece chissà quanto scalpore, se non da noi in Italia e nei paesi latini. Ma poi Rihanna che tratta in maniera così semplice, delicata, elegante, anche un rifiuto, nonostante sia un rifiuto la canzone suo, però non è un rifiuto verso l'omosessualità e mi piace che abbia trattato qualcosa di omosessuale in maniera molto concreta, molto reale per lei. Lo trovo molto sincero, un modo di parlarne, di tirare fuori il discorso, il tema, che all'epoca era, insomma, molto discusso, anche oggi in realtà, perché siamo tornati indietro di 20 anni e non di 15. And we danced underneath the candlelight. Thinking me into love La amo. you. Penultima traccia, Cold Case Love, scritta da Rihanna, prodotta da Justin Timberlake, che all'epoca era una hit. Raga, questa è la mia seconda preferita, dura ben 6 minuti, ed è tutta da godere da questa canzone. Che si apre con questo organo, come se fosse con quest'area funerea. Dio, ma quanto si sposa bene questo disco con gli album che stiamo trattando di recente, che vi ho già detto essere tornata anche la moda di tutto quello che è il dark pop sta tornando, tutta quest'aura. Pazzesco, le cose a volte le faccio così a caso, eppure... Uff. Secondo me si è molto messa alla prova vocalmente in sto disco per l'epoca, E torniamo sull'R&B. E vai di chitarra. Raga, e ora abbiamo 2 minuti quasi di coda di canzone. Cioè, dai. Quest'album ha una struttura incredibile, meraviglioso, fantastico, io lo amo. Ultima canzone, The Last Song, che voi direte The Last Song dell'album, è invece l'ultima per trattare il tema che voleva trattare. È una canzone di addio. E io la adoro anche questo. Here we are at the end.
Raga, questo era quanto avevo io da raccontarvi e riascoltare insieme a voi Rated R di Rihanna. Io, per chi non l'avesse mai ascoltato, vi straconsiglio questo disco, spero di avervi messo tantissima voglia di approfondire non solo Rihanna, ma anche proprio queste canzoni di per sé. È un album a cui io sono moltissimo legato. È un album che secondo me fa molto scoprire di Rihanna, sia a livello artistico, sonoro, ma anche di vita privata. Si sente tantissimo di lei. E per quanto sia passato decisamente del tempo da quando lei ha fatto questo disco, secondo me è comunque interessante oggigiorno. Detto questo, se voi avete altro da dirmi riguardo a Rated R o di Rihanna in generale, avete domande, qualche curiosità, fatemele sapere qui sotto nei commenti. Spero di avervi tenuto come sempre compagnia e noi ci vediamo come sempre a un prossimo video. Ciao!